Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. Con l'arrivo della stagione fredda tornano a farsi vivi anche i malanni come influenza e raffreddore. La colpa però non è del freddo. I responsabili di queste infezioni sono principalmente virus che riescono a superare le nostre difese immunitarie e ci fanno ammalare. Vediamo quindi 7 modi per rinforzare le nostre difese immunitarie per ammalarci di meno o almeno guarire più velocemente. Se il video ti piace metti like e ricordati di iscriverti al canale. Prima di capire come aumentarne l'efficienza capiamo come è fatto il nostro sistema immunitario. L'argomento è molto complesso, ma volendo semplificare possiamo dividere le nostre difese in innate e acquisite. Le difese innate sono quelle che abbiamo fin dalla nascita e ci conferiscono una immunità aspecifica contro gli agenti esterni potenzialmente pericolosi. Fanno parte dell'immunità innata tutte le barriere che il nostro corpo offre al contatto con l'esterno, quindi la pelle, ma anche le mucose delle vie respiratorie e delle vie gastrointestinali, compreso l'esercito di batteri che popola il nostro intestino. Inoltre, le difese innate si avvalgono di cellule e mediatori che attaccano gli agenti pericolosi e li eliminano. Un esempio sono i macrofagi, che qualcuno ricorda così, che inglobano virus e batteri per poi eliminarli. Le difese acquisite invece si sviluppano in seguito al contatto con i patogeni. Vengono prodotti degli anticorpi che segnalano il nemico e permettono alle altre cellule del sistema immunitario di riconoscerlo, attaccarlo ed eliminarlo. Questo tipo di immunità è molto più efficace e rapida rispetto all'immunità innata e può essere addestrata grazie alle vaccinazioni. Un sistema immunitario così costituito è perfettamente in grado di difendere l'organismo da batteri, funghi, virus, ma anche da eventuali cellule tumorali. Ovviamente, perché funzioni a dovere è necessario che l'organismo sia sano e maturo. Nei bambini infatti è perfettamente normale avere una maggiore predisposizione ad ammalarsi perché il sistema immunitario non è ancora del tutto maturo. Lo stesso vale per gli anziani, nei quali invece si assiste ad un fisiologico calo dell'efficienza di tutto l'organismo. Ma quindi noi cosa possiamo fare per rendere il nostro sistema immunitario il più forte possibile? Vediamolo insieme. Il nostro sistema immunitario non può essere efficiente se non mangiamo in modo sano. In particolare, per rinforzare le difese immunitarie è importante avere un'alimentazione ricca di frutta e verdura, cereali integrali e legumi, proteine magre e derivati fermentati del latte come lo yogurt o il kefir. La quota dei grassi deve venire prevalentemente dall'olio extravergine di oliva. In questo modo ci si assicura la giusta quota di nutrienti essenziali, di vitamine indispensabili come la ben nota vitamina C, ma anche di fermenti lattici ad azione probiotica. Una vita sedentaria ci rende inevitabilmente più deboli. Dovremmo quindi praticare un'attività fisica adeguata alle nostre condizioni e senza strafare. Gli atleti professionisti infatti vengono attentamente seguiti anche per quanto riguarda le difese immunitarie, che potrebbero risultare indebolite dall'eccessivo esercizio fisico. Riposare bene per il giusto numero di ore è indispensabile per il nostro organismo e per le difese immunitarie. Se non riposiamo abbastanza è normale ammalarsi con più frequenza. Di come dormire bene abbiamo già parlato in questo video. Per quanto possibile bisognerebbe evitare stress eccessivi e prolungati che indeboliscono le nostre difese immunitarie con diversi meccanismi. Basti semplicemente pensare che elevati livelli di cortisolo, definito l'ormone dello stress, hanno un'azione inibitoria sul sistema immunitario e infatti il cortisolo è proprio un immunosoppressore. Il fumo di sigaretta, oltre a danneggiare il nostro organismo in 1000 altri modi, ne indebolisce anche le difese immunitarie, un motivo in più per smettere di fumare. I farmaci vanno utilizzati nel modo corretto e quando necessario. Fare diversamente può indebolire le nostre difese immunitarie, rendendoci più suscettibili alle infezioni o anche rendere più forti i nostri nemici. Un paio di esempi per capire l'importanza di questo aspetto. Così come il cortisolo, anche i farmaci cortisonici inibiscono il sistema immunitario. Quindi assumere il cortisone per un'influenza non solo non ci aiuterà a guarire, ma indebolirà le nostre difese. Altro esempio è l'uso scorretto dell'antibiotico. Se non è in corso un'infezione batterica, assumere l'antibiotico è inutile oltre che dannoso, perché verrà attaccata anche la nostra flora batterica che fa parte della nostra difesa attiva. Se invece l'antibiotico è necessario, bisogna
assumerlo correttamente, nei tempi e nelle modalità giuste e seguendo tutta la terapia prescritta, anche se ci si sente meglio prima. Smettere prima del dovuto infatti può instaurare antibiotico resistenza, cioè quei batteri che ancora non sono stati debellati imparano a resistere all'antibiotico, diventando molto più difficili da combattere. Gli integratori possono essere un valido aiuto per supportare le nostre difese immunitarie, sia migliorando l'apporto di nutrienti essenziali, sia stimolandole attraverso estratti vegetali, molto importanti anche i fermenti lattici ad azione probiotica. Su semprefarmacia.it, la nostra farmacia online, a questo link puoi trovare un'ampia selezione dei migliori integratori per le difese immunitarie, ma vediamoli nel dettaglio. Particolarmente utili per le difese immunitarie risultano le vitamine C e D, ne abbiamo già parlato in questo video. Inoltre, per rinforzare l'organismo e aiutarlo nella ripresa dopo un'infezione, si può ricorrere alle vitamine del gruppo B. Il mondo della fitoterapia è ricco di estratti vegetali, il cui uso nel supporto delle difese immunitarie è consolidato ormai da decenni. Esempi di piante molto efficaci in tal senso sono l'echinacea, l'astragalo e l'uncaria, ma anche la cerola e la rosa canina, fonti naturali di vitamina C. Forse un po' meno conosciuti sono la papaya fermentata e i funghi giapponesi reishi, shiitake e maitake, che hanno anch'essi un'ottima azione stimolante sul sistema immunitario. Tra i prodotti delle api, invece, ricordiamo la forte azione protettiva della propoli. I fermenti lattici ad azione probiotica riescono a migliorare le nostre difese a livello dell'intestino. Integrarli quando necessario, quindi, ci può aiutare. Abbiamo visto 7 modi per migliorare l'efficienza del sistema immunitario. Se hai domande o vuoi un aiuto nello scegliere l'integratore più adatto alle tue esigenze, scrivi un commento o invia un'email all'indirizzo info@semprefarmacia.it. Ti lascio l'indirizzo in descrizione. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.